Ciao, benvenuto a un nuovo video tutorial di Segema. In questo video analizziamo come si ripara un Deimos della BFT. In questi anni BFT ha aumentato tantissimo le versioni di questo operatore. Prima esisteva solo 220 volt e 24 volt, adesso sono tante e quindi noi faremo l'esempio sul Deimos ACA600 perché la procedura di riparazione è sempre la stessa, cambiano solamente i ricambi. Come sempre di volta in volta ti indicherò il codice ricambio e la relativa versione dell'operatore. Ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al nostro canale e di mettere mi piace sotto al video se ti è stato utile. Tutti i ricambi che vedi sul video puoi acquistarli su shop.segema.net o se sei nella zona dei Castelli Romani puoi venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, località Frattocchie, poco dopo l'aeroporto di Ciampino. Come si sostituisce il kit riduzione? Ogni Deimos ha il proprio kit riduzione, questo è l'organo più importante, è quello che si usura di più e nella schermata successiva ti mostro i codici ricambio rispetto alle versioni del Deimos. Come avrai notato nella tabella, per i Deimos a 220 volt vecchi e i Deimos BT a 24 volt vecchi esistono due versioni, la versione riduzione spianata e la versione riduzione forata. Questo è determinato da un cambio di produzione che è avvenuto diversi anni fa. Adesso sono tutti quanti spianati, però se hai un Deimos molto vecchio ti devi porre il problema. Come riconoscere le due versioni? Allora, spianato o forato è il finale dell'albero di riduzione, quello sul quale poi è agganciato il pignone. Spianato significa per l'appunto spianato e forato che c'è un foro che blocca il pignone. Li riconosci guardando il pignone come è fissato. In quello forato vedrai che c'è un foro con una spina passante nel pignone, quindi non c'è bisogno che smonti tutto quanto, lo puoi vedere dall'esterno. Mentre in quello spianato non vedrai nessun foro perché il pignone è fissato, una volta infilato sull'albero, è fissato con una Siger. Quindi in quello forato tu li vedrai dall'alto così magari se sono montati vedrai il foro, mentre in quello spianato non vedrai nulla. Logicamente dovrai far girare il pignone perché potresti avere il pignone in questa posizione e anche essendo forato non vedi nulla, quindi fai fare un giro completo al pignone, se non vedi nessun foro hai quello spianato.
Per quanto riguarda la sostituzione del pignone, in realtà l'hai già vista ora che abbiamo sostituito il kit a riduzione. È molto semplice, nel caso dello spianato togli la sigla, sfili il pignone e lo rinfili. Nel caso del pignone spianato è un po' più difficile, infatti noi ti consigliamo che se hai la vecchia versione di pignone spianato cambia anche l'albero di riduzione in modo tale da renderti la vita più facile anche in futuro.